Registrare una spesa in Cashfulness è veramente semplice, sono pochi secondi. Lo puoi fare sia da desktop, come in questo caso, oppure anche da cellulare. Te li farò vedere entrambi. Allora, dalla home page puoi andare a cercare il pulsante più qua in basso, puoi aprire una nuova transazione, un nuovo conto o un nuovo budget. Vediamo la nuova transazione. Facendo clic mi trovo una data, di default è oggi, oppure ieri, l'altro ieri, oppure posso selezionare qualsiasi data. Potrebbe essere un'entrata, un'uscita o un trasferimento. Cosa significa? Uscita sono soldi che escono, una spesa. Entrata sono soldi che entrano, che arrivano, uno stipendio. Mentre un trasferimento sono soldi che si spostano tra i tuoi conti. Ad esempio un prelievo esce dal conto corrente bancario ed entra tra i contanti. Adesso facciamo una uscita in data odierna. Una spesa al supermercato, quindi la chiamiamo alimentari. Abbiamo speso 125 euro. Il nostro conto di uscita abbiamo pagato, supponiamo, con la nostra banca. Vi ricordate il conto che avevamo aperto in ricognizione patrimoniale? Il nostro conto di spesa è spesa alimentare. Salvo la transazione. Prima transazione registrata. Ora è molto interessante vedere cosa succede alla dashboard, perché se ti ricorderai dall'altro video, la nostra ricchezza netta ammontava esattamente all'importo di 281.325. Adesso, siccome abbiamo speso 125 euro al supermercato, automaticamente la nostra ricchezza, il nostro patrimonio netto è sceso di 125 euro. E da inizio anno, non avendo ancora registrato entrate, ho ricavi per 0 e ho costi per 125. Abbiamo iniziato automaticamente anche a popolare il conto economico. Veramente semplice, vero? Adesso andiamo a vedere invece come si fa una registrazione da cellulare. Adesso lanciamo Cashfulness dal nostro cellulare Android e andiamo a vedere come si fa una registrazione semplicissima, sempre dal nostro spazio contabile. Come vedete è lo stesso spazio contabile con 281.200 euro di patrimonio netto e costi dell'anno attualmente registrati per 125 euro. La cosa più semplice da fare è utilizzare questo campo in alto. Se io scrivo i primi caratteri di una transazione precedente, vedete che qui si trova la transazione del 10 di luglio di 125 euro pagati con Bancomat per una spesa alimentare. Vado in apri e modifica, posso cambiare l'importo, scrivere 45,50 centesimi, sempre spesa fatta oggi, e posso tranquillamente salvare la transazione. Il mio patrimonio netto scenderà a 281.155 euro e i costi sono 171 euro da inizio anno. Ovviamente, come abbiamo visto anche nella versione desktop, cliccando sul pulsante più posso anche ripartire da una nuova transazione con un form uguale a quello che abbiamo nella versione desktop. Metto una descrizione, scrivo alimentari, metto un importo, 30 euro, il conto di uscita supponiamo stavolta paghiamo in contanti, il conto di spesa sono i nostri spesa alimentare e a questo punto salvo transazione e in mobilità, in qualsiasi luogo, ho fatto un'altra registrazione per la mia contabilità personale o familiare. Torno alla dashboard e ho tutte le informazioni pronte e in tempo reale.